Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche affettive. Oh, grazie, per la prima parte del 2024 abbiamo la Luna. Amici dello Scorpione, periodo un po' di melanconia. Quando c'è la luna è come se parlasse di qualche cosa che dal passato ritorna. Può essere un'emozione, può essere una situazione, può anche essere una persona per qualcuno. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere che energie sono disponibili per il primo semestre del 2024. Wow, molto bene, partiamo con la carta del 6 di bastoni, la carta del giudizio, 8 di coppe, 9 di spade, amanti e papa, ragazzi, guardate queste tre carte, amanti, giudizio e papa, e 10 di bastoni. Mm. Allora, devo dire che si parte bene, si parte con un 6 di bastoni, ci sarà una sorta di ufficializzazione piuttosto che... guardate, per qualcuno è come un essere una guida, essere una persona che, appunto, sì, che guida, che dirige, no. Sapete, è come se ci fosse qualcuno che farà da esempio e potreste essere voi. Abbiamo poi anche la carta del giudizio. Vi dico, la carta del giudizio è una carta che vi farà prendere consapevolezza di qualche realtà intorno a voi o su qualche relazione. L'otto di coppe ci parla di un viaggio introspettivo. Qui ho come l'idea che qualcuno prenderà visione, si renderà conto di qualche cosa che prima magari non vedeva. Infatti il 9 di spade è al contrario. È come se ci fosse una sorta di uscita da certi pensieri, proprio perché si elaborano. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Allora abbiamo... Aspettate perché mi sono incastrata col filo del microfono. Ok. E 6 di bastoni è spiegato da un 10 di pentacoli e di nuovo dalla luna. Guardate, in realtà se fosse una questione familiare, visto che comunque appunto abbiamo un 10 di pentacoli, vi dico che è come se ci fosse una completezza, un senso di appagamento, cioè il 6 di bastoni è la carta del successo. Andiamo a vedere il giudizio. Abbiamo un fante di pentacoli e un 3 di bastoni. Allora, potreste prendere consapevolezza, allora, o su una relazione, diciamo, di coppia, oppure potrebbe essere con un figlio, considerato che abbiamo questo fante di pentacoli. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Ragazzi, prima cerco di spiegarle tutte, poi vi do le indicazioni settore per settore. Allora, la carta degli amanti, molto bene, ci piace. E 4 di coppe.
Ho l'idea che qualcuno qui inizierà a fare una ricerca interna per capire che cos'è che manca, per capire da dove arriva questo vuoto emotivo che si sente, per capire il perché sia sempre una visione così pessimista della vita, mi viene da dire. Vi dico questo perché comunque c'è un 4 di coppe, una persona che si fissa su quello che non ha, sulle coppe vuote, invece di girarsi intorno, magari cercare nuove soluzioni e magari accorgersi che c'è questa coppa che gli stanno offrendo. Andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo un 7 di bastoni e un 9 di pentacoli. È come se usciste da una fase di pensieri logoranti, come vi dicevo prima, ma secondo me sarà grazie a questo 8 di coppe, a questo momento di restyling. E che una volta che capirete da dove arriva questo vuoto emotivo, perché avete, vi sentite vuoti, vi sentite che vi manca qualche cosa, è come se una volta capito questo, che è una questione di amor proprio ovviamente, con gli amanti, vi lasciaste indietro certe preoccupazioni, certi pensieri, iniziaste come a star meglio da soli. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere gli amanti. 4 di bastoni e giudizio. Ragazzi, qui avete 2 volte gli amanti. Avete anche un papa, adesso ci arrivo. Avete un 4 di bastoni e avete il giudizio. Molte persone ritroveranno, per qualcuno è l'anima gemella, per qualcun altro è ritrovare un equilibrio, un'armonia di coppia, nel caso siate in una relazione, può far riferimento anche al ufficializzare un qualche tipo di relazione, abbiamo anche 6 di bastoni lì, e se non avete nessuno, ragazzi, qui entro il prossimo semestre qualcuno incontrerete, qualcuno che vi dà una stabilità. E che dov'è che era il 4 di coppe? Qua. È come se fino ad un certo punto del semestre foste impegnati nel lavoro interno e da un certo punto in poi, lasciando indietro questi pensieri, si potesse aprire la strada per questa relazione fenomenale, per questo 4 di bastoni, per questa persona che deve entrare. Andiamo a vedere il Papa. Ragazzi, questa è la proposta di matrimonio, ve lo dico. O è un voto che si fa a se stessi. Per qualcuno può anche risuonare così. Tipo quelle promesse che, prometto di, non lo so, di non lasciarmi mai più trattare così, prometto di non infilarmi mai più in questo genere di situazioni, cose di questo genere. E 8 di bastoni. No, qui secondo me, ragazzi. Fatemelo sapere, voglio i confetti. Però per qualcuno si tratta proprio di ufficializzare una relazione. Ora, se per caso ehm, siete, diciamo, fidanzati o già compromessi, può essere che sia il momento giusto per andare a convivere, per fare il passo successivo, per prendere casa insieme, per fare dei progetti. Difatti abbiamo poi un 10 di bastoni, andiamo a vedere. 6 di bastoni nuovamente e 8 di spade, che sento molto collegato con questo 9 di spade. Dunque, io qui sento che vi lascerete indietro un peso, ma vi dico, secondo me è collegato con la luna, perché poi le altre sono tutte carte splendide. C'è qualche questione che avete bisogno di lasciarvi indietro. Una volta che lasciate indietro quella, che elaborate l'amor proprio, ma qui è come se fosse un passaggio, c'è una sorta di risveglio qui, è come se vi si accendesse un lampadario, non solo una lampadina.
Ripeto, può essere inerente a un figlio o inerente al proprio partner. Se non avete un partner e non avete magari neanche figli, può fare riferimento all'idea che avete del partner o del figlio. Dunque, ragazzi, se siete in coppia, come vi ho già anticipato, c'è come un'evoluzione, un salto al gradino successivo, c'è quello che è un impegno reale, quindi può essere una convivenza, una proposta di fidanzamento ufficiale, una proposta, cioè un matrimonio che proprio si, quindi non è solo il ok, fissiamo una data per sposarci, ma è sposiamoci prossimamente. Tipo una cosa, non sento tanta fretta, ma per qualcuno può avere uno sviluppo un po' più veloce, ma soprattutto per diverse persone sento come se ci fosse appunto una convivenza. È come se si riaprisse uno spiraglio di luce nei confronti del sì, ok, è la persona giusta per me, sono sicura, sono sicuro, voglio buttarmi in questa avventura. Se fosse single, vi dico di uscire. Voi uscite. Uscite, frequentate posti, fate viaggi, corsi sull'alimentazione, magari per qualcuno risuona. Come si chiama? Crudismo. Quella filosofia, non so se è una filosofia, quella tecnica, chiamiamola così, alimentare di mangiare solo frutta e verdura cruda. Perché ci sono i fruttariani che mangiano solo frutta, ma ci sono anche quelli che mangiano anche la verdura, tutta cruda. Va bene. Ehm, Vedo anche più indipendenza, più sicurezza in voi stessi, più amor proprio, più solidità. È come se qualche paura che avevate nel passato che potrebbe tornare nella prima parte del 2024 verrà comunque scacciata grazie a una rivisitazione del vostro lato emotivo semplicemente. Perché ho paura? È come se ci fosse un'autoanalisi e a un certo punto vi dite ma perché ho paura? Da dove arriva questa paura? Ma è giustificata? C'è una ragione di aver paura? Poi quando vi assale questa paura, almeno quello che faccio io è dirmi che la paura blocca, semplicemente, che non serve, ok? Perché un discorso è la prudenza e ogni tanto, però aver paura, cerco di smontare la paura, capito? Nel senso di non dargli troppa importanza, di non dare troppa energia a questa paura. Allora, a livello familiare. A livello familiare devo dire che, anche qui i pensieri, le preoccupazioni, è un po' come se piano piano si dissolvessero, perché cambia il vostro modo letterale di vedere la vita, di vedere le relazioni. Ho come questa sensazione. C'è come una crescita spirituale, c'è come un è come se vi si gonfiasse il chakra del cuore, ragazzi, dal tanto amore, dal tanto equilibrio, dall'evoluzione interna che andrete a fare. E c'è comunque un passaggio. Vi dico, con il 10 di bastoni qualcuno inizierà a lasciarsi indietro delle responsabilità e delle aspettative di altra gente, di altre persone, o magari delle aspettative che avevate voi che semplicemente non servono più perché avete fatto questo restyling emotivo. Ci sono nuove priorità, c'è una nuova stabilità. Allora, per qualcuno sento che questa luna fa riferimento a un grosso amore che potrebbe farsi risentire dopo un po' di tempo, in effetti, e si potrebbe creare una relazione anche lì di un certo spessore. Fatemelo sapere nei commenti se siete in una fase, diciamo, di attesa, ecco. Però in ogni caso
in ogni caso c'è una sorta di evoluzione in positivo, in grande, come un'espansione. Grazie a questo giudizio, che avete ben 2 volte, vi dirò, e a questa rivalutazione del modo di vivervi le relazioni. La vita sociale devo dire che è a momenti alterni. Ho come la sensazione che da un lato avete voglia di essere indipendenti, di farvi i fatti vostri, di coccolarvi, di seguire, di fare anche questo percorso di introspezione, appunto, però dall'altro lato vi vedo come se non starete mai soli, perché c'è tanta gente intorno a voi. Magari non sono contatti fisici, magari sono contatti online, però vedo tanto movimento da quel punto di vista lì. Nel caso aveste figli, devo dire che con i figli va abbastanza bene, va piuttosto bene, insomma. Potrebbe esserci qualcuno che appunto ha il figlio che parte per l'università e che quindi ci potrebbe essere un distacco da quel punto di vista lì, ok? Ma qui sta a voi appunto, attraverso quel lavoro che andrete a fare di ridimensionamento, di restyling della percezione emotiva che avete della vita in generale, grazie a quello, diciamo così, patirete meno questo distacco, ok? Va bene, mi pare di aver detto tutto. Allora, figli, single, coppie, famiglia, vita sociale, ho detto tutto. Devo dire, ragazzi, che la persona che torna potrebbe essere qualcuno che mai più vi sareste aspettati sarebbe tornato o tornata. È una persona quasi con la quale avete perso le speranze. Fatemelo sapere poi nei commenti. Va bene, andiamo a vedere ancora un koan per meditare. Vediamo un po' cosa vi dicono. Grande comprensione giunge con grande amore. Mm. Qui sento un po' l'energia dell'imperatrice, no? Della madre. Ma infatti guardate, avete come tra queste 3 carte sono un momento dove wow, è proprio l'apertura del cuore. Una volta che capite, che comprendete del cuore perché? Perché va bene comprendere con la mente, ma poi bisogna anche avere compassione dell'altra persona, cioè compassione, vivere la stessa passione. Sia che sia, perché noi compassione lo intendiamo sempre come un essere buoni con chi ci fa pena, o almeno perlomeno è la mia idea in effetti, non so se anche la vostra è così, ma fatemelo sapere anche questo nei commenti. Invece qui sì, è attraverso appunto la compassione che arriva la comprensione. Mettersi nei panni degli altri e capire che cosa provano, il perché di certi comportamenti, il perché magari di certe paure, fa sì che una persona capisca, ma infatti avete la carta del giudizio. È come se si chiarisse quello che non è andato in una relazione passata per qualcun altro è nelle relazioni passate. Ci sarà un grande cambio comunque, ragazzi, a livello di comprensione, a livello di come uno vive la relazione e a livello di come uno si pone all'interno di una relazione. Svilupperete un certo amor proprio, vi devo dire, imparerete a riconoscervi. Può anche essere che qualcuno si faccia aiutare da
magari dei video, dei libri potrebbero essere, però qui sì, c'è proprio un cambio netto a livello di come voi percepite l'emotività e le relazioni in generale. Bene, credo di avervi detto tutto. Spero che comunque la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione, insomma, è una bella lettura, spero che vi abbia incoraggiato. Fatemelo comunque sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Se per caso non trovate il tasto abbonati, perché me lo hanno detto in molti, può dipendere dal modello del telefonino piuttosto che dagli aggiornamenti o dalle impostazioni che avete sul canale di YouTube. Quindi voi controllate queste cose qua. Poi in più potete provare ad entrare in un video qualsiasi, se dalla schermata principale non si vede il pulsante, e nei video anche si dovrebbe poter trovare il pulsante abbonati. Se neanche così riuscite, vi consiglio di cambiare o telefonino o di farlo direttamente dal computer. Dal computer si vede, ok? Bene. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!